Questo è un casatiello vegano. Ciao, sono Ilaria e da anni mi occupo di cucina vegana. Su questo canale trovi tantissime ricette creative vegane che replicano soprattutto delle ricette tradizionali in chiave vegana. Andiamo subito a vedere il video e se ti piace la ricetta lasciami un like gratis, non si paga, però per me è molto prezioso. Ci vediamo alla fine del video. Per facilitarti il tutto, versa tutta la farina dentro una ciotola, poi separi 95 grammi e li metti dentro una ciotolina più piccola. Sciogli il lievito fresco, mi raccomando, con l'acqua che ti ho indicato e l'aggiungi all'interno dei 95 grammi di farina. Usa una frusta elettrica oppure puoi utilizzare direttamente una planetaria. Copriamo con pellicola trasparente fino al raddoppio della massa. Ci vorranno all'incirca 2 ore, dipende chiaramente dalla temperatura che hai in casa. Trascorso il tempo, togliamo la pellicola trasparente, come vedete è ben lievitato, versiamo all'interno della planetaria la farina restante. Utilizziamo questo gancio qui della planetaria, aggiungiamo l'acqua e l'impasto che abbiamo fatto lievitare precedentemente e attiviamo la planetaria e aggiungiamo poco alla volta la margarina, cercando di aspettare che si incorpori volta per volta all'interno dell'impasto. Quindi ci vorrà un po' di tempo, un po' di pazienza, però mi raccomando, non abbiate fretta, anche perché se la vostra planetaria non è di qualità, come la mia d'altronde, non è una planetaria costosa, magari ci mette un po' più di tempo del solito. Allo stesso tempo non fate surriscaldare il motore, quindi se notate che si sta surriscaldando la planetaria, mi raccomando, spegnetela, fatela riposare e poi l'attivate nuovamente. Cambiamo il gancio, mettiamo questo ad uncino, quindi lo attacchiamo alla planetaria, aggiungiamo il sale e pepe nero macinato fresco, tanto pepe, a meno che non vi dia fastidio, quindi non esagerate, chiaramente. Attiviamo la planetaria e adesso dobbiamo aspettare che il nostro impasto diventi elastico. Controlliamo l'impasto, vediamo che non è elastico, quindi continuiamo e attiviamo la planetaria. A questo punto controlliamo nuovamente l'impasto, notiamo che è elastico, la nostra maglia glutinica si è fatta, quindi possiamo staccare l'impasto dalla planetaria. Ungiamo con la margarina una ciotola e versiamo all'interno l'impasto. Copriamo con della pellicola trasparente e aspettiamo che raddoppi, quindi mi raccomando, ci vorranno all'incirca 3 ore, ci vuole una temperatura di 26-28 gradi, quindi riscaldate il forno e lo mettete all'interno, mi raccomando non acceso. Trascorso il tempo infariniamo un piano e versiamo sul piano il nostro impasto. Adesso allarghiamo l'impasto cercando di allargarlo per larghezza e per lunghezza, quindi cerchiamo di formare un rettangolo. Se volete fare un casatiello bello alto non allungatelo troppo, quindi allargatelo ma non fatelo troppo lungo, chiaramente. Io in questo caso l'ho allungato parecchio perché ne ho ricavati 2 impasti, però per fare 2 casatielli bassi, non alti, quindi non come quello tipico, però potete fare lo stesso anche voi. Adesso andiamo a fare le pieghe, quindi verso l'interno del rettangolo pieghiamo una parte e poi la seconda parte, in questo modo. Io ho preparato dei salumi, questi li autoproduco io, trovi tutto sotto al video scritto, e dei formaggi chiaramente vegani. Voi scegliete quelli che vi piacciono di più, se non volete farli li comprate. Ecco, io ho comprato anche questo grattugiato che secondo me è veramente molto buono. Utilizzo un mattarello e stendo l'impasto verso il centro, quindi faccio un lunghissimo rettangolo e faccio riposare per 30 minuti. Adesso cospargo con tutti i formaggi e i salumi. Metto prima il grattugiato, poi aggiungo quindi tutti i salumi che ho scelto, nel mio caso mortadella e salame senza glutine che autoproduco io, quindi farcisco completamente tutta la superficie, aggiungendo anche chiaramente i formaggi, e poi vado a formare un salsicciotto, quindi vado ad arrotolare con delicatezza dalla parte esterna. Adesso ungiamo uno stampo, io ne uso 2 perché adesso vado a tagliare il salsicciotto per fare 2 casatielli bassi. In questo caso, non avendo 2 stampi con il foro centrale, ho messo una ciotolina nel centro e facciamo lievitare per 2 ore a una temperatura di 28 gradi circa. Trascorso il tempo abbiamo preriscaldato il forno e siamo pronti per infornare. Inforniamo a 180 gradi per 45 minuti. Buongiorno.
Qui da me c'è la bufera a Gran Canaria. Allora, ieri sera ho infornato i casatielli, poi mi sono addormentata appena li ho sfornati, però adesso ve li faccio vedere perché sono perfetti per essere tagliati, perché sono belli freddi. Eccolo qua, andiamo a togliere la cerniera. Eccolo. Allora, questo qua io l'ho fatto appositamente basso, bello. C'è un profumo incredibile, sembra che ci sia il formaggio davvero dentro. Questo è il secondo. Allora, io li ho fatti bassi perché domani lo porterò ad una festa a sorpresa di una mia amica. Quindi volevo delle fettine fini perché lo mangeremo come antipasto e mi sembrava un po' grezzo portare un casatiello alto così da mangiare come antipasto. Siccome mi occuperò io di fare tutta la cena, poi vi farò vedere, seguitemi nelle storie di Instagram così vedete un po' di cose che combino durante il giorno. Il casatiello però vero, gli ingredienti sono quelli che vi lascio qui sotto, quindi sono corretti, è alto così, ok? Quindi voi fate la procedura che vi ho mostrato, anziché però tagliare il salsicciotto, mettete il salsicciotto intero all'interno del vostro tegame. Allora, questo casatiello io ti consiglio di farlo almeno 2 giorni prima di mangiarlo, in modo tale che si assesta, in modo tale che è bello, tutto impregnato di salumi e formaggi che hai scelto per fare questa ricetta. Io, come sempre, lo sapete, autoproduco qualsiasi cosa perché mi piace, perché per quanto mi riguarda, non lo dite a nessuno, ma per me la parte salutare è molto importante, quindi mi autoproduco sia formaggi che salumi. Qui sotto trovate tutto scritto come sempre, però se non vi va potete comprare salumi e formaggi che vi piacciono di più. In commercio ormai ce ne sono tantissimi, c'è l'imbarazzo della scelta, scegliete quelli che vi piacciono di più e utilizzateli. Se vi piace il casatiello come vi è venuto e vi va di condividerlo con me, potete postare la vostra foto nel mio gruppo Facebook Cuccare Ricette Creative Vegane, oppure nel gruppo Telegram identico Cuccare. Vi aspetto perché per me è il regalo più grande vedere come vi trovate con le mie ricette. Chiaramente qui sotto c'è sempre la ricetta scritta con tutte le grammature che puoi anche stampare e salvare su tutti i tuoi dispositivi. Mi raccomando, iscriviti al canale se ti piacciono questo genere di ricette, così non te ne perderai neanche una, e ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta vegana. Ciao!